Benvenuti al TG Acea, l'appuntamento settimanale che vi tiene informati sulle attività e i progetti del gruppo. Il ministro della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani, ha firmato il decreto che definisce i nuovi limiti temporali di esercizio degli impianti termici di climatizzazione. Il periodo di accensione è ridotto di un'ora al giorno e il periodo di funzionamento della stagione invernale 2022-2023 è accorciato di 15 giorni. Esentati dalla riduzione gli edifici adibiti a luoghi di cura, le scuole materne e gli edifici che sono dotati di impianti alimentati prevalentemente a energie rinnovabili. La prevenzione per ridurre gli infortuni lungo l'intera catena del valore è uno degli elementi imprescindibili alla base dei valori del gruppo Acea. Per questo il gruppo si impegna quotidianamente a migliorare la gestione operativa della sicurezza, sia implementando sistemi certificati, sia organizzando focus e occasioni per approfondire i temi e le responsabilità. È proprio in questo cluster di iniziative che si è inserito il workshop La posizione di garanzia del datore di lavoro nell'evoluzione legislativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ruoli e responsabilità, tenutosi al centro congressi La Fornace del gruppo Acea. Un confronto su esperienze applicative in grandi imprese con organizzazione a rete, a cura dell'unità sicurezza del gruppo e rivolto ai datori di lavoro di Acea. I temi principali sono stati i modelli di governance della sicurezza, il superamento della visione del datore di lavoro esclusivamente prevenzionistico e i doveri di indirizzo e alta vigilanza dell'organo amministrativo. Condividere conoscenze per supportare lo sviluppo dell'economia circolare e diffondere la cultura dell'open innovation. È questo lo scopo di Maker Faire Rome The European Edition, il più importante evento europeo dedicato all'innovazione. Durante l'evento, giunto alla 10ª edizione, il gruppo Acea ha presentato i nuovi progetti e le ultime soluzioni tecnologiche che, applicate alle proprie infrastrutture e aree industriali, supportano lo sviluppo dell'economia circolare. Come SmartComp, l'innovativo sistema di compostaggio sviluppato in linea con gli obiettivi posti dalla Commissione europea, o come MIDA, il progetto ultratecnologico per il monitoraggio degli impianti fotovoltaici tramite droni a guida autonoma. L'innovazione della multi-utility al Maker Faire Capitolino è rappresentata anche dal progetto di ingegneria robotica Panchine Smart, un sistema che consente a robot mobili e panchine smart aventi la funzione di ricarica e di alloggiamento per i robot di lavorare in maniera congiunta per la pulizia di grandi spazi indoor e outdoor, all'interno dei quali, grazie al deep learning, i robot saranno capaci di raccogliere i rifiuti differenziandoli. Spazio infine anche alla realtà virtuale, grazie alla quale sono stati coinvolti gli studenti con dei giochi che riguardano i settori di attività del gruppo. Inoltre Acea ha portato alla manifestazione un'applicazione sviluppata con Areti, società del gruppo che si occupa della distribuzione di energia elettrica a Roma, che riproduce grazie alla realtà virtuale le operazioni svolte quotidianamente dai tecnici dell'azienda in ottica di extended training per formare i nuovi tecnici 4.0. Abbiamo raccolto i contributi di Flavio Camillozzi, responsabile sviluppo e trasferimento tecnologico di Acea Elabori, e di Silvia Celani, Head of Innovation del gruppo Acea. Flavio Camillozzi, a Maker Faire 2022 presente anche SmartComp. SmartComp è la nostra soluzione per il compostaggio di comunità, per abilitare alle comunità circolari. È una soluzione che consente la trasformazione degli scarti organici in un compost di alta qualità, il tutto grazie anche all'innovazione che è contenuta all'interno del nostro macchinario. Si parla di sensori wireless in tempo reale che consentono l'esatta conoscenza di quello che sta succedendo nel corpo della macchina. Il tutto viene esposto tramite delle dashboard in IoT e che consente lo sviluppo di algoritmi di intelligenza artificiale per il supporto alla gestione del macchinario. Un cittadino, un utente di questo macchinario deve semplicemente alimentare la macchina per avere in 60-90 giorni un compost di estrema qualità all'uscita del macchinario. Silvia Celani, l'importanza di questa fiera e il significato della presenza di Acea. Acea partecipa per il 9º anno consecutivo al Maker Faire, che è la fiera dell'innovazione.
partecipiamo con la nostra innovazione pragmatica che quest'anno fa rima con economia circolare, quindi abbiamo portato dei progetti innovativi per un futuro più green, dal nostro impianto Smart Comp, un impianto di compostaggio per il riuso quindi del compost e per promuovere l'economia circolare, a rapporto con le start-up, ad esempio appunto con la startup Pixis, per affrontare in modo intelligente il tema dei rifiuti, e ancora la realtà virtuale per una formazione 4.0 e per la creazione di quello che sono gli operatori 4.0 nei nostri impianti. E concludiamo con i più giovani, perché faremo dei laboratori con la realtà virtuale, perché si impara giocando. Ripercorrere la vicenda umana e artistica di uno dei pionieri dell'arte contemporanea e padre dell'espressionismo in pittura, Vincent van Gogh. È questa l'esperienza offerta dall'esposizione tra gli appuntamenti artistici più attesi a Roma, dedicata al genio del pittore olandese a 170 anni dalla sua nascita. La mostra, ospitata a Palazzo Bonaparte e realizzata con il patrocinio della Regione Lazio e del Comune di Roma grazie al sostegno di Acea e alla preziosa collaborazione con il Museo Kröller-Müller di Otterlo in Olanda, offrirà la possibilità di ammirare oltre 50 opere organizzate in un percorso espositivo dal filo conduttore cronologico realizzato per mettere in evidenza l'intensa parabola del pittore olandese che con le sue opere ha influenzato l'arte e la cultura del XX secolo. Per questa edizione è tutto, arrivederci al prossimo appuntamento con il TG Acea.